Buongiorno amici. Come già ho comunicato, ho appena pubblicato questo libro, Cieli in fiamme, sia in italiano che in inglese contemporaneamente, quindi è stato uno sforzo notevole e questo libro è scritto con Eric von Däniken. Quindi per questi 2 ultimi anni ho lavorato molto con lui, sono stato ospite da lui parecchie volte in Svizzera, ho avuto modo di apprendere veramente e di vedere documentazione, perché mentre io studio sui libri, lui ha fatto in sostanza, oltre allo studio sui libri, una vita di ricerca sul campo e quindi sui siti archeologici e anche sui siti archeologici prima che venissero alle volte restaurati, quindi ha potuto vedere in originale insomma quello che c'era e che era rimasto maltrattato dal tempo, ma prima che archeologi ricostruissero alle volte forse in modo non completamente corretto ciò che era rimasto. E tra le varie cose che ho potuto apprendere è l'esistenza di un libro molto interessante. Non ne sapevo nulla ed è molto interessante perché riguarda un tema del quale io non mi occupo specificamente, che è l'Egitto, ma in questo caso mi interessa perché si collega precisamente all'Arca dell'Alleanza, che invece nella Bibbia è presente, è molto importante e già ne abbiamo parlato. Era probabilmente un generatore o un condensatore di energia e un sistema di comunicazione a distanza tra Mosè o il sommo sacerdote e Yahweh quando Yahweh non era presente. E guardate come si intitola questo libro: Il complesso industriale di Giza. Ma la cosa interessante è che come sottotitolo ha antico sistema di produzione dell'energia elettrica e di gas. La cosa interessante è che io ho trovato poi questa edizione del 2019 scritto dal dottor J.J. Urtak e da sua moglie Desiree Urtak, entrambi archeologi, entrambi PhD, che sono anche i fondatori dell'Accademia per le Scienze Future, in collaborazione con il dottor James Ernest Brown, che è un ricercatore indipendente, che ha cominciato a scrivere su questo dal 1978 e ha scritto per esempio Electric, Ancient Egyptians and Fire in the Middle. I primi loro scritti risalgono, frutto delle ricerche, risalgono al 1978. Edizioni di questo libro sono poi del 2011, del 2012, alcune decine di anni fa già si parlava di un complesso industriale che si trova sotto la piana di Giza. Io mi sono segnato una serie di elementi interessanti che voglio portare alla vostra riflessione, perché ci fanno capire ancora una volta come la storia vada probabilmente rivista. C'è qui una frase all'inizio che però vi leggerò alla fine perché mi sembra una conclusione straordinaria di queste ricerche e quindi mi sono segnato una serie di punti di riflessione per capire come questi archeologi hanno lavorato e come hanno documentato ciò che hanno scritto. Sono ipotesi naturalmente, però sono documentate da più di 200 immagini, fotografie fatte in loco o di fotografie di immagini ottenute con i radar, e vale la pena quindi di prenderne conoscenza. Una prima affermazione che loro fanno è che il complesso dei templi di Giza, ma non solo, perché poi analizzano Saqqara, analizzano il tempio di Dendera, serviva come collettore e amplificatore di energia che usava il calore del sole e serviva appunto come stazione di amplificazione della energia. E dice che molte delle camere sotterranee dei passaggi che ci sono sotto la piana di Giza
erano usati per immagazzinare idrogeno liquido, gas e altri materiali volatili, e molte di queste camere artificiali, cioè costruite, non naturali, si connettevano direttamente con i canali di acqua che ovviamente provenivano dal Nilo, sia per quanto riguarda l'acqua dolce, che poi incontrava l'acqua salata del delta. E ci sono, appunto, come ho detto, molte immagini che si riferiscono a questo, anche immagini tecniche che documentano quanto loro vanno dicendo. Proseguono questi studiosi dicendo: noi stiamo parlando della Grande Piramide e specialmente delle sue camere sotterranee come un tipo di camere o per lavorazioni chimiche o di fusione del gas, dove l'acqua poteva anche essere usata come sistema di raffreddamento di tutto il circuito, che funzionava come un circuito chiuso. E in realtà, in concreto, dicono gli autori, gli egizi potevano aver capito come creare un flusso di energia che fluiva e radiava continuamente in modo controllato. Dice: purtroppo la volontà di rendere visibili certe parti, visibile al pubblico, visibile ai turisti, certe parti del complesso delle piramidi, ha fatto sì che facessero dei lavori che hanno parzialmente rovinato questo sistema complesso e quindi non hanno consentito la preservazione di tutti gli elementi che sarebbero utili per capire definitivamente a che cosa servisse quel complesso e quindi poterne ricostruire tutto l'intero sistema di funzionamento. Poi proseguono dicendo: durante le esplorazioni fatte nel 1978, l'aver fatto delle analisi chimiche e mineralogiche ha provato che il gas idrogeno era presente, per esempio, nella camera della regina della piramide di Cheope. E il gas idrogeno poteva essere una parte essenziale del processo che si svolgeva sotto la Grande Piramide, che in realtà poteva essere un gigantesco sistema che funzionava a ciclo chiuso. Quindi pensate che dal 1978 già si ipotizzava questo aspetto, che è veramente di una rilevanza fondamentale, anche perché significherebbe che gli antichi egizi o chi per essi sapevano produrre energia pulita. Dico chi per essi perché, nonostante i tentativi di continuare a dire che le piramidi di Giza erano le tombe dei faraoni, ormai sta diventando sempre più palesemente accettato il fatto che non erano tombe ma erano qualcos'altro. E qui si fa appunto questa ipotesi, cioè un sistema di produzione di energia pulita. Vi do qualche altra indicazione. Acqua e energia proveniente dal Sole possono produrre sia il gas idrogeno e l'ossigeno usando il processo della elettrolisi. Ci sono molte strutture ancora sotterranee che potrebbero dare nuova luce alle finalità originali di questo sistema a circuito chiuso e alle finalità originali dell'uso di queste strutture assolutamente non usuali. Ricerche, ma soprattutto scavi ovviamente condotti sul campo, scavi di maggiore intensità e esplorazioni della piramide di Giza potrebbero fornire prove conclusive più evidenti. Ed è quello che si spera che si possa fare. Ovviamente lo chiedevano già nel 1978, ma sappiamo che la cosa non è facile assolutamente, anche perché chi era e chi è responsabile delle antichità egizie ovviamente sostiene che le piramidi di Giza sono
una costruzione degli antichi egizi con la datazione ufficiale che hanno dato gli archeologi, e quindi c'è sempre molta reticenza nel consentire nuovi scavi che possano dare nuova luce. Tra l'altro questi archeologi, lui soprattutto, il dottor Urtak, faceva parte del gruppo che ha scoperto quella che viene chiamata la tomba di Osiride. Quindi è un archeologo accademico ufficiale che direttamente partecipava a questi studi. In sostanza dice queste cavità artificiali che esistono in prossimità del complesso di piramidi sia di Giza che di Saqqara erano una volta riempite con acqua che proveniva dal Nilo, acqua dolce, e che proveniva dal delta del Nilo, cioè acqua salata. E qui ricordano gli studi del professor Yi Kui dell'Università di Stanford, il quale ha prodotto una batteria che produce e conserva energia elettrica ottenuta appunto dal diverso grado di salinità dell'acqua, e questo è un dato ufficiale che potrebbe confortare quanto loro vanno dicendo. Sono quindi studi condotti ufficialmente e esperimenti realizzati ufficialmente all'Università di Stanford. Dicono questi archeologi: noi sappiamo che gli antichi egizi usavano il rame, il piombo, lo zinco, l'antimonio, lo zolfo, il ferro, il mercurio, l'arsenico e poi ovviamente oro, argento, eccetera. E noi anche sappiamo che quando questi elementi sono miscelati, alcuni di loro, nella giusta misura, in certe condizioni, si sviluppano, qui dicono, forti reazioni chimiche e vengono prodotti dei gas. E parlando sia di Giza che di Saqqara e poi templi di Luxor, parlano delle camere sotterranee realizzate in granito e coperte da volte di granito, e dice che in sostanza, ad esempio, a Saqqara queste, li chiama boxes, cioè queste vere e proprie scatole di granito coperte da delle volte di granito, potevano essere dei perfetti contenitori per un immagazzinamento a lungo termine di sostanze chimiche o di gas volatili. Dicono: noi sappiamo che i processi industriali condotti nelle vasche rivestite con pannelli di granito possono contenere sostanze chimiche e reazioni chimiche volatili e immagazzinare sostanze caustiche come per esempio l'acido solforico, l'acido idrocloridrico, l'acido nitrico, eccetera, e questo sembrava essere un sistema sicuro di immagazzinamento di questi prodotti che venivano ottenuti in questo sistema industriale, in questo complesso industriale che si trovava appunto sotto le piramidi. Ho detto prima degli studi del professor Yi Kui dell'Università di Stanford, della batteria da lui prodotta usando acqua dolce e acqua salata, e dice che ciò che loro hanno documentato è la prova che il complesso sotterraneo era riempito con acqua salata nel lontano passato ovviamente, e ci sono delle indicazioni che attraverso questi tunnel sotterranei fluiva l'acqua del Nilo, l'acqua dolce. Poi gli autori passano a parlare della regione del sito di Al-Fayoum e delle batterie ottenute appunto sempre con l'acqua salata, e c'è una bellissima illustrazione che documenta questa ipotesi. Dice: questo grande sistema di camere sotterranee che si trovano ovunque in vicinanza del fiume Nilo potevano facilmente essere riempite sia con acqua salata sia con acqua dolce, e se qualcuno inserisce
subisce, come si sa, del rame da una parte, per esempio, di una vasca di acqua e un oggetto di ferro dall'altra parte, la corrente che si genera può elettricamente caricare la struttura come una batteria gigante. E qui torna a citare il dottor Yikui, ha confermato che acqua salata può essere usata nelle batterie e siti dove l'acqua dolce entra nel mare, come ad esempio gli estuari, il delta del Nilo è veramente un delta molto esteso, possono potenzialmente diventare dei siti per creare questo tipo di batterie. Parlando poi di Dendera, di cui tutti conosciamo la famosa illustrazione che rappresenterebbe due grandi lampadine elettriche che non possono essere interpretate diversamente. Gli autori dicono anche che queste condizioni descritte per i complessi che hanno trovato sottoterra in Egitto possono anche essere trovati sottoterra a Gerusalemme, connesse con i grandi massi della città santa e con i canali che si trovano nella parte a ovest. E qui mi viene in mente, collegamento ovviamente con quello che è il mio oggetto di interesse, cioè la Bibbia, l'Arca dell'Alleanza, e mi viene in mente anche il libro scritto da una studiosa ebrea, Lia Bat Adam, Esodo, che ha come sottotitolo Furto di know-how dall'Egitto a Gerusalemme. E facendo particolare ma non esclusivo riferimento all'Arca dell'Alleanza, che noi sappiamo essere un oggetto molto pericoloso, un oggetto che doveva essere manovrato soltanto dal personale adeguatamente preparato e adeguatamente vestito al fine di evitare le conseguenze che derivavano inevitabilmente da un contatto diretto con questo strumento che era sicuramente un condensatore di energia. E a questo punto il furto di know-how sarebbe stato il fatto che Mosè, dietro indicazione di Yahweh, che gli ha fatto vedere il modello sul monte Sinai, Mosè avrebbe ricostruito questo sistema che in Egitto doveva essere ben conosciuto, se è vero, e lo manteniamo come ipotesi, per questo dico se è vero, tutto ciò che c'è scritto in questo libro. Quindi, secondo questi autori, siamo di fronte ad un complesso, sofisticato, ma direi quasi indiscutibile sistema a circuito chiuso di produzione e immagazzinamento di energia elettrica e di gas idrogeno, cioè in sostanza di energia pulita. E noi ne avremmo veramente bisogno, quindi noi avremo da imparare da queste notizie che ricaviamo da questi studiosi che vedono diversamente dal metodo tradizionale questi complessi siti molto molto antichi, probabilmente molto più antichi di quanto non ci racconti la storia tradizionale. E andando avanti esaminano anche un altro aspetto molto curioso. Sicuramente tutti avete visto quei vasi egizi che invece di terminare con il fondo piatto terminano con il fondo appuntito. E questo naturalmente costituiva un problema. Ma allora perché l'hanno fatto con il fondo appuntito? È difficile immagazzinarli, difficilissimo trasportarli, a meno di non avere un supporto con i fori nei quali infilare questi vasi che, secondo questi studiosi, contenevano acqua elettrificata. E quindi questo sistema, che vedeva questi vasi inseriti in un supporto di legno, impediva il fatto che si realizzasse la dispersione dell'energia che era immagazzinata dentro l'acqua. Quindi trasportavano quest'acqua elettrificata che poteva avere ovviamente vari tipi di utilizzo. E anche qui ci sono
le immagini che documentano quanto loro vanno dicendo e spiegano il perché di questo comportamento che è assolutamente irrazionale, cioè costruire dei vasi difficilissimi da trasportare, ma il fondo piatto collegato alla terra, quindi appoggiato a terra, avrebbe facilitato la dispersione della energia contenuta dentro l'acqua, che poteva essere utilizzata anche a scopi terapeutici. E poi fanno vedere una curiosità dipinta dagli stessi egizi, cioè loro pescavano in alcuni casi usando l'elettricità. Elettrificavano le vasche d'acqua e i pesci, ovviamente colpiti dalla energia che era contenuta dentro l'acqua, saltavano fuori dall'acqua, e questo è documentato dagli egizi e da fotografie di pesca fatta veramente elettrificando l'acqua, per cui in sostanza i pesci si pescavano da soli, cercavano di saltare fuori ed era molto facile catturarli con le reti. Quindi loro in sostanza ci dicono che il complesso industriale di Giza era finalizzato, assieme agli altri sistemi templari che si trovano in Egitto, ma questo a questo punto potrebbe essere esteso a altri siti templari che si trovano in altre parti del mondo e guarda caso sempre collegati a fiumi, quindi alla presenza di acqua, servivano per produrre energia elettrica e il gas idrogeno, quella che noi oggi consideriamo energia pulita, verso la quale ci stiamo muovendo per tentare di sanificare la terra, o almeno quanto noi abbiamo prodotto in termini di inquinamento sulla terra. Ma la frase che loro scrivono all'inizio, ma che io vi voglio leggere ora, alla luce appunto di queste indicazioni che ho voluto sintetizzare, ovviamente perché chi è interessato può prendere il testo e leggere tutte le descrizioni tecniche e tutta la documentazione con la quale non vi voglio assolutamente annoiare, scrivono una cosa, ripeto, molto interessante. Anche oggi degli studiosi sono in disaccordo circa particolari interpretazioni dei geroglifici. Per esempio, semplicemente cambiando una interpretazione che riguarda il dopovita, sapete che tutte le spiegazioni che ci vengono date in sostanza ci dicono quasi sempre che i geroglifici, soprattutto in certi testi, raccontano che cosa succede all'anima dopo la morte, vengono interpretati in chiave spiritualista. Qui dice, lo ripeto perché è importante, semplicemente cambiando una interpretazione circa il dopovita può completamente cambiare il modo in cui molti geroglifici sono interpretati. Non tutti i loro disegni, i loro dipinti, i loro rilievi parlano del dopovita, cioè loro suggeriscono di dare un'altra interpretazione, una interpretazione più letterale, e dicono al contrario, quei geroglifici possono in realtà descrivere il modo in cui loro sceglievano di portare avanti le loro attività giornaliere, ovviamente attività particolari. Si tratta in sostanza di una affermazione con la quale mi trovo assolutamente d'accordo, perché è nient'altro che ciò che io sto cercando di fare in relazione alla Bibbia, quando dico che non tutte le volte che vengono citate certe parole ci si riferisce a elementi spirituali o trascendenti, anzi quasi mai, ma se lette letteralmente indicano attività oppure oggetti molto concreti, assolutamente concreti. E qui dicono esattamente la stessa cosa. Proviamo a leggere i geroglifici in un modo diverso. Dice: attraverso questo linguaggio basato sui dipinti, loro mostravano come facevano le cose, e i loro disegni possono essere delle istruzioni illustrate di come loro
compivano le loro straordinarie imprese, come quella appunto di produrre energia elettrica e gas idrogeno, cioè in sostanza energia pulita. Questo tra l'altro spiegherebbe anche il fatto, senza tante altre ipotesi, il fatto che realizzavano i disegni in camere totalmente buie. In queste camere scure ci sono dei disegni stupendi, delle illustrazioni magnifiche con dei colori straordinari sui quali non sono mai state trovate tracce di combustione prodotte per esempio da torce che avrebbero illuminato gli esecutori per il loro lavoro, in camere sotterranee e senza avere nessun tipo di residuo del sistema col quale producevano la luce che dovevano necessariamente utilizzare. Ovviamente si tratta di ipotesi, ma la cosa interessante è che il titolo, appunto, Complesso industriale di Giza, porta come sottotitolo il sistema dell'antico Egitto per produrre energia elettrica e gas. E i primi studi di questi signori risalgono al 1978. Il libro è stato, come ho detto prima, pubblicato più volte, qui in Italia non se ne parla, almeno io non ne ho mai sentito parlare, e ne sono venuto a conoscenza appunto in questi 2 anni di contatto con Eric, una mente molto aperta, ovviamente, che gli dava la possibilità, e direi quasi quello che dovrebbe essere un dovere di tutti, quello di prendere in considerazione diverse ipotesi, soprattutto quando queste ipotesi sono molto ben documentate, ma continuiamo pure a mantenerle a livello di ipotesi, e vanno in direzione diversa rispetto a ciò che ci è stato finora insegnato circa la storia degli egizi, ma le diverse ipotesi che riguardano sia in questo caso il complesso industriale di Giza, sia per quel che mi riguarda la Bibbia, prevedono il fatto che si legga ciò che è scritto, quindi in un caso si legga ciò che è scritto in ebraico, nell'altro caso si dia una interpretazione diversa dei geroglifici, leggendoli magari alla luce delle conoscenze tecniche che sono adesso di nostra pertinenza, perché le conosciamo. Allora ci doveva essere una civiltà che li conosceva, io non so dire se fossero gli egizi stessi o se fosse qualcun altro che li ha realizzati per loro o gli ha insegnato a realizzarli, ma che hanno quantomeno la possibilità di essere veri. E in questo caso la storia ancora una volta andrebbe riscritta e a mio avviso diventerebbe ancora più affascinante tutto ciò che c'è scritto in questo libro, che molto correttamente è scritto in forma ipotetica ma molto documentata, e quindi il tutto assume una logica che per noi, per me in particolare, è di grandissimo fascino. Ciao, grazie e alla prossima.